Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti su Ferrovie e Miniature. Ragazzi, in questo video andremo avanti con quello che è il mondo del digitale, stiamo facendo una vera e propria playlist dedicata a tutto questo. Se non avete ancora visto il video introduttivo e i video precedenti a questo, trovate il link qua sotto della playlist per andarveli a guardare. Ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sia piaciuto e condividetelo su tutti i vostri social inerenti. Benvenuti ragazzi, nello scorso video avevamo appunto visto come alcune particolarità di questo multimouse, quindi come collegarlo e tante curiosità. In questo video andremo a vedere il discorso del display e tutto quello che riguarda i tasti di questo aggeggio fantastico. Sto facendo questa rubrica dedicata interamente al digitale in maniera del tutto dettagliata, step by step, passo passo, per tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo del digitale. Lo sto facendo proprio per alleggerire e facilitare a tanti che magari fanno difficoltà o magari non riescono a capire bene il funzionamento di questi strani tecnologici apparecchi. Comunque ragazzi, il multimouse, ne abbiamo parlato nello scorso video, come già detto prima, ha un sacco di caratteristiche. Ora però andiamo a vedere nel dettaglio, quindi andremo a zoomare tra poco la telecamera per vedere nel dettaglio qualcosa di importante di ciò che appare nel display. Come potete vedere ragazzi, il display è retroilluminato in maniera veramente fantastica, c'è una bella illuminazione che ci facilita queste operazioni anche con scarsità di luce. Andiamo a vedere subito quello che è il dettaglio di alcuni simboli che sono visibili sul display. La prima cosa che andiamo a notare è proprio appunto il fatto che quando accendiamo il nostro multimouse, se è stato appena tirato fuori dalla confezione iniziale, in questo caso lo Star Set o comunque nel kit iniziale di base, troverete sempre bloccata la locomotiva di default, in questo caso appunto la BR che abbiamo visto nello scorso video. Ora cosa succede? Che noi qua possiamo tranquillamente cominciare a lavorare su questo multimouse e fare un sacco di cose, ma ovviamente questo lo vedremo più avanti, perché io voglio passo passo farvi vedere tutte le funzionalità che ha questo multimouse e mettervi a conoscenza di tutta la simbologia di questo multimouse e ovviamente la funzionalità dei tasti, perché questo ci permetterà di comprendere più facilmente ciò che andremo a vedere in futuro in questo canale per quanto riguarda appunto il multimouse. Vi ricordo che poi farò video dettagliati anche su altre tipologie di palmari o di controller che fanno parte del mondo del digitale, ma lo vedremo appunto passo passo e più avanti. Ora portiamoci avanti appunto con questo discorso. La prima cosa che voglio farvi vedere è appunto che come già detto è apparsa la locomotiva, ma guardiamo che cosa c'è qua in alto. Come potete vedere qua in mezzo abbiamo un simbolo che rappresenta due barrette, che rappresenta la pausa. Infatti questo è il simbolo che appare quando il treno è in sosta, quando è fermo totalmente. Infatti se io provo a muovere la manopola di direzione verso sinistra o verso destra, ok, noterete che quel simbolo sparisce proprio per il fatto che la locomotiva in questo momento è in manovra, in una direzione, si sta muovendo. E appunto, tornando al discorso di simbologia, scopriamo altri due nuovi simboli che sono appunto questi, cioè il simbolo appunto di movimentazione della locomotiva verso sinistra e il simbolo di movimentazione della locomotiva verso destra. Appaiono, vedete? Abbiamo il tasto che seleziona l'attivazione locomotiva o servizio scambi, ok? Quindi in questo caso se io premo su questo primo tasto qui dove vedete il simbolino della locomotiva o degli scambi, andiamo a cambiare la funzionalità. In questo caso vedete l'ho messa su funzionalità scambi e mi appare appunto la selezione degli scambi che andremo a configurare, oppure se clicco nuovamente torniamo ancora sulla versione locomotiva. Quindi lasciando la versione locomotiva lavoriamo sui treni, in poche parole detto volgarmente. Se invece andiamo a lavorare sugli scambi andiamo in questa sezione, ok? Appunto nella simbologia qua in alto appare proprio il simbolo dello scambio che appunto potrebbe essere attivo, disattivo, sinistro, destro e via discorrendo. Cosa importantissima, come detto nello scorso video, di particolarità di questo look mouse è il fatto che ci sia lo stop generale ma anche lo stop della singola locomotiva. Quindi se stanno lavorando 4 locomotive in contemporanea, noi possiamo andare a lavorare sull'emergenza di una singola locomotiva e vedremo come fare,
ma anche su tutto l'intero impianto, in quanto se io adesso vado a premere il tasto stop, vedete, clicco, come potete vedere sul display appare lampeggiante il nostro tasto stop. Questo sta a significare che noi abbiamo stoppato l'impianto per una qualsiasi tipo di emergenza che può essere di qualsiasi genere. La differenza tra lo stop e il cortocircuito, quindi il blocco che avviene per un cortocircuito, quindi un sovraccarico di tensione o un qualunque malfunzionamento dell'impianto, il sistema va in blocco automaticamente perché appunto vi evita di bruciare direttamente il nostro trasformatore, comunque la nostra centralina, evitiamo di bruciarla. Quindi grazie a questo sistema di intervento riusciamo ad evitare danni peggiori sia ai binari che alle locomotive soprattutto. Cosa importante, che cosa succede? Adesso io organizzo un cortocircuito sul binario, rimetto nello stato naturale come se fosse tutto normale, ora creerò un cortocircuito sulla linea, vedete? E come potete vedere ora sta lampeggiando sia lo stop ma anche quel simbolo che rappresenta un fulmine, ok? Che è quello che appunto ci ha evitato di danneggiare il nostro impianto. Ok? Ed è una cosa molto importante questa. Con questi due tasti, diciamo laterali allo stop, sono ovviamente freccia sinistra e freccia destra che ci permette di navigare sul menu. Quindi se io muovo questo tasto, vedete che sto interagendo direttamente sul menu. Ora in questo momento il multimouse è in lingua tedesca. Io adesso ovviamente per ragioni di tecniche, per farvi vedere meglio le cose, andrò a metterlo in italiano, ma poi ci sarà un video dedicato per farvi vedere come fare a configurarlo in italiano. Poi sotto abbiamo il tasto OK. Il tasto OK ci consente di dare conferma a tutti i passaggi che noi facciamo quando ce lo richiede, quindi con un eventuale punto di domanda o per confermare dei parametri che andiamo ad impostare. Ma il tasto OK, vedete, è anche selezionabile per attivare o disattivare le luci. Infatti io qui ho, vedete, il simbolino anche della lampadina. Questo serve appunto per accendere o spegnere le luci di direzione dei treni. Infatti se vado a cliccarci sopra, guardate, si accende sotto il display l'icona piccolina che va a selezionare, insomma va a identificare il fatto che le luci in questo momento sono accese di questa locomotiva, ovviamente. Ok, perché se stiamo poi a passare su un'altra locomotiva, automaticamente questo simbolo scompare perché stiamo andando su un altro treno che magari potrebbe avere la luce accesa, quindi rimane acceso, ma se la luce è spenta lo troveremo spento. Ovviamente qua abbiamo tutti i tasti che sono stati ottimizzati, a differenza del vecchio Look Mouse, sono stati ottimizzati, quindi abbiamo i tasti da 0 a 9, ce li abbiamo tutti, e ci permettono appunto di poter utilizzarli come il telefono, quindi non solo dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista dell'alfabeto, quindi possiamo scrivere come in un vero smartphone qualsiasi cosa che vogliamo. Ovviamente abbiamo dei limiti di caratteri quando andiamo a configurare le locomotive, ma di questo ne parleremo più avanti. Subito in basso abbiamo questo tastino con un simbolo di una freccia verso l'alto e questo ovviamente, se tenuto premuto, lo vedete appare qua sotto, ok, mentre lo tengo premuto, sta a indicare appunto il tasto di attivazione per le maiuscole, ok? Poi finalmente abbiamo uno dei tasti più importanti del multimouse, che è il tasto menu, che è questo in basso. Se ci clicco sopra una volta sola non accade nulla. Per farlo attivare, tanti non lo sanno, infatti molte mail, molti messaggi che mi sono stati inviati da tante persone mi hanno appunto chiesto: ma è possibile che non funziona mai il tasto menu? Ragazzi, il tasto menu, per attivarlo dovete premerci sopra almeno 5 secondi, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, esatto, vedete, e a quel punto attiviamo il sottomenu. Quindi qua possiamo cominciare a navigare per vedere che cosa c'è all'interno di questo multimouse a livello di software e quindi a livello di impostazione dei parametri, sia della programmazione delle locomotive e sia dell'impostazione degli scambi ed eventuali accessori gestibili col multimouse. Infatti questo passaggio viene rappresentato da quest'icona che appare sul display, che vedete questa chiave inglese che è apparsa in alto, e quando vediamo questa chiave inglese in alto significa che siamo entrati nei parametri di configurazione, quindi siamo nel sottomenu. Infatti qua vedete appare anche in italiano, perché ora l'ho impostato in italiano per farvelo capire, c'è scritto regolazione, continua a muoversi, vedete? E ovviamente se io premessi ok entriamo in un altro parametro di sottomenu ancora per vedere altre impostazioni, ma prima di farlo adesso andiamo a vedere
step by step il passaggio di questa prima fase di menu. Quindi entrando appunto nel menu abbiamo questa prima impostazione che è appunto regolazione, e poi premendo i tasti freccia destra o sinistra andiamo a muoverci per 3 assi, per 3 colonne. Quindi la prima colonna è questa, la seconda è questa dove appunto ci appare locomotive, quindi il nostro archivio locomotive, e poi premendo ancora una volta andiamo nel nostro nelle nostre impostazioni di programmazione. Ok, questo anche qui andremo a studiare step by step più avanti. Ovviamente se adesso clicco ancora, al loop ritorna dal primo parametro, quindi ritorna su regolazioni, locomotive e bla bla bla, e continua così. E invece se voglio andare al contrario premo di qua e vado al contrario. Ok, tornando appunto sul primo sottomenu a regolazioni, se noi premiamo ovviamente ok, come vi ho detto prima il tasto ok sta per confermare, andiamo a premere ok e confermiamo. Vedete, siamo entrati appunto in un'altra fase, quindi nel sottomenu di regolazione, e la prima cosa che ci appare è appunto display, quindi possiamo lavorare sul discorso display, e come fatto anche prima possiamo muoverci avanti e indietro per questo sottomenu, perché ci sono altri parametri che possono essere configurati o comunque consultati muovendo sempre le frecce sinistra e destra. Infatti adesso muovo la freccia e andiamo a finire su utilizzo, muovo la freccia ancora, andiamo a finire su XBus, ok? Poi vi spiegherò passo passo che cosa vuol dire. Muovo la freccia ancora e andiamo a finire su livelli di marcia. Cliccando ancora sulla freccia andiamo su rinizializzazione, ok, in inglese è reset, molto più easy, molto più veloce da dire, e questo ci serve quando dobbiamo resettare il nostro impianto, cioè nel senso il nostro palmare. In questo caso vogliamo resettare tutto, possiamo scegliere varie tipologie di reset che poi vi farò vedere. E poi andando ancora avanti andiamo su stop e capiremo il perché, e andando ancora avanti andremo su informazioni, e quindi anche questo lo vedremo dopo, e cliccando ancora ritorniamo al loop come prima sulla modalità display, quindi andando avanti torniamo sempre come prima, continua a fare le stesse cose. Ok, questi sono i parametri che vediamo sotto, e su questi parametri possiamo entrare in ognuno di essi. Quindi in questo caso, ritornando dall'inizio, che è stata la prima cosa che abbiamo visto, è stato il display. Ok, quindi ora qui dice display, noi diciamo ok, andiamo su display, ho confermato, e come vi ho detto nel video precedente il sistema di retroilluminazione è configurabile all'interno di illuminazione. Qui ci permette appunto di fare la configurazione dell'illuminazione cliccando ancora avanti come abbiamo fatto prima, quindi ormai è sempre la stessa cosa ragazzi, come un semplice telefono. Andiamo a cliccare e ci va a finire sopra contrasto, quindi possiamo scegliere il contrasto del display, e cliccando ancora torniamo indietro. In questo caso abbiamo soltanto 2 piccoli sottomenu che sono contrasto e illuminazione. Ok, vogliamo vedere illuminazione? Ok, andiamo su ok e ci fa vedere il grado di illuminazione. Vedete, lui seleziona in questo momento il numero 15. Questo cosa significa? Che il livello di illuminazione di questo display è a 15, che tra l'altro risulta essere il massimo di illuminazione di questo display. Se vogliamo un'illuminazione meno fastidiosa ai nostri occhi e quindi vogliamo ridurla, basta andare sulle frecce di scorrimento e lo portiamo a scendere. Vedete, clicchiamo 14, 13, 12, 11, 10, insomma possiamo portarlo fino a 0, completamente al buio. Io ovviamente vi consiglio di tenerlo nella vostra modalità che non vi dia fastidio alla vista, e lo lasciate. Io in questo caso adesso, per farvi vedere bene, lo lascio a 15, schiaccio ok e ho confermato l'illuminazione, mi riporta indietro. Vedete, poi avevamo visto prima contrasto. Sul contrasto possiamo lavorarci anche qui, schiacciamo sempre ok e andiamo a vedere che il contrasto è appunto lasciato sul 12. Anche qui possiamo lavorare sul contrasto e lavorare, decidete voi come lo volete. Io lo lascerei qui così sul 12, a me va bene così. Se a voi non va bene potete modificarlo in base alle vostre esigenze. Una volta schiacciato ok ci riporta indietro. Come fare a tornare indietro di un livello? Semplicemente schiacciando stop ci ha riportato su display. Ok, sono andato indietro di un livello, con stop torno indietro di un livello. Ok, ora dopo display qua in questo menu avevamo appunto utilizzo che cos'è? Andiamo a scoprirlo cliccando su ok e ci fa vedere che sotto utilizzo abbiamo lingua, tempo, abbiamo tempo tasto menu, clicchiamo ancora avanti, andiamo su funzioni, clicchiamo ancora avanti e finiamo su sicurezza, quindi sulla parte della sicurezza di questo oggetto, e poi abbiamo appunto ricerca rapida.
Dopodiché si ritorna al loop su lingua. Quindi andiamo a vedere lingua. Come dicevamo prima, vi avrei fatto un video dedicato, ma comunque cominciate a vederlo già da qua, perché lo farò magari più che altro per indicizzare il video per coloro che stanno cercando, oppure forse lo lasciamo qui mettendolo sotto nel sottomenu, faremo i paragrafi di questo video e forse ci verrà meglio. Vabbè, lingua, in questo caso se io clicco su ok, lui tirerà fuori tutte le lingue disponibili di questo aggeggio. Vediamo a vedere quali lingue sono disponibili del multimouse della Flashman. In questo caso adesso mi sta facendo vedere l'italiano, che è quella che ho in corso. Qualora volessi cambiarla, allora cosa faccio? Clicco e ho il Deutsch, quindi in tedesco, poi ho l'inglese, poi abbiamo il francese e l'italiano. Quindi abbiamo queste tre lingue, diciamo, fondamentali per questo settore. Ovviamente adesso lo rilasciamo sull'italiano e schiacciamo ok e siamo tornati su lingue. Andiamo a vedere quello dopo, era tempo. Vi ricordate prima quando per accedere al menu vi ho fatto vedere che tenendo premuto il tasto menu aspettiamo 5 secondi per entrare. Ecco, se noi vogliamo andare a impostare questa cosa differentemente dal valore di default, possiamo appunto deciderlo qui, schiacciamo ok e vedete che è 5 come vi ho detto prima di default, ma se noi vogliamo, siamo più ansiosi, vogliamo metterlo a 1 secondo, 2 secondi, noi lo portiamo a 2 o a 1, tipo 1 secondo, e quindi dopo, quando per esempio adesso facciamo un esperimento, torniamo nella parte iniziale dove avevamo visto prima e vado a tenere premuto menu per vedere quanto tempo adesso occorre per entrare. Proviamo, 3, 2, 1. Boom, è stato istantaneo, 1 secondo sono entrato, ok, non ho dovuto aspettare fino a 5. Se invece voglio fare un altro esperimento per tenerlo più lungo, quindi faccio ok, lo porto a 10, faccio un'ipotesi, adesso l'ho messo a 10 secondi, vedrete che tornando nel menu iniziale tengo tenuto il tasto menu e ci vorranno 10 secondi, io già sto premendo ragazzi, siamo già a 3 secondi, 4, 5, 6, 7, 8, mi sa che sto correndo, comunque vedete ci mette 10 secondi. Boom, siamo entrati, ok, 10 secondi per entrare, quindi decidete qua il tempo di accesso. Ora io vado a rimetterlo di default a 5, ok, lo rimetto a 5 come era prima, vedete 6, 5, schiaccio ok e il gioco è fatto. Ora andiamo avanti ancora, dopo tempo abbiamo funzioni, non è altro che la possibilità di decidere se tenere inserita o disinserita, quindi acceso o spento, la possibilità di attivare o disattivare le funzioni. Quindi lasciamolo su acceso, ok, ed è fatta. Andiamo avanti su sicurezza, abbiamo il tasto sicurezza che appunto premendo ok andiamo a lavorare sui blocchi. Come vi ho detto prima, se volete inserire dei blocchi potete farlo andando qua dentro oppure spegnerli, oppure andare a attivare i blocchi del menu. Questo potete farlo, entrate dentro e decidete se mettere un pin di blocco, eccetera eccetera. Dopo sicurezza abbiamo ricerca rapida, che è quello che ci consente appunto di attivare il fatto che possiamo fare muovere rapidamente il nostro menu alla ricerca di vari archivi che vedremo più avanti quando stiamo andando a cercare le locomotive, e decidere se tenerlo su appunto acceso o spento. Lasciatelo su acceso perché avete delle prestazioni sicuramente migliori. Dopodiché si torna a lingua, quindi al loop, siamo tornati appunto nella parte iniziale e questo diciamo è completo. Poi c'è l'Xbus. L'Xbus non è altro che quella parte di configurazione quando andremo a fare diciamo il collegamento con un software esterno, e qui entreremo semplicemente cliccando ok e immetteremo il nostro indirizzo che ci verrà dato, oppure farlo in automatico. Questo lo vedremo quando sarà il momento di fare questa operazione, quindi per il momento torniamo semplicemente indietro. Dopo Xbus abbiamo livelli, andando avanti abbiamo i livelli di marcia e cliccando ok vedete che vi dice solo al master. Lasciatelo così com'è per adesso perché di questo ne parleremo più avanti quando utilizzeremo varie tipologie di decoder, vi spiegherò il perché. Il rinizio, quindi il classico reset, se schiacciamo ok ci chiede di fare appunto sì o no, oppure della regolazione, oppure il reset dell'archivio, cliccando ancora il reset dei livelli, oppure tutto. Quindi qua potete proprio resettare come quando vi viene consegnato dalla fabbrica questo multimouse. Quindi questo vi servirà solo per resettare, appunto se avete qualche problema lo potete fare facendo questa operazione. E poi abbiamo la modalità stop, se vogliamo decidere di attivarla o meno, entriamo dentro ok, la lasciamo attiva o disattiva, ma lasciatela così com'è. Se vogliamo prendere appunto delle informazioni di questo multimouse, clicchiamo su ok, ci dice software, schiacciamo ok, ci dà appunto V1-04. Questo ci servirà in fase di configurazione quando dovremo andare nei software esterni, è molto utile. Come potete vedere finisce il giro, quindi si ritorna ancora a display come prima. Quindi torniamo indietro ancora nel sottomenu
e andiamo all'inizio, ripremiamo un menu per ritornare nel primo menu di impostazione iniziale. In conclusione ragazzi, nel frattempo mi fermo qua perché poi nei prossimi video vedremo la programmazione, quindi quegli altri menu, perché sono diversi da quello che è l'impostazione di base di questo multimouse. Per concludere vi do un piccolo segreto: qualora doveste trovarvi veramente in difficoltà enormi perché avete toccato qualcosa, avete impostato la password nella sicurezza, vedete, prima io quando vi ho fatto vedere la sicurezza non sono andato a fondo proprio per farvi vedere poi dopo, perché se andate a mettere una password per bloccare il sistema e poi non ve la ricordate, siete fregati, avete bloccato tutto. Però c'è sempre un modo per venirne fuori, e il segreto sta nel fatto che se volete resettare tutto perché il sistema è andato in tilt e quindi non vi permette neanche di entrare nella programmazione tradizionale per andare a cercare il reset, potete semplicemente fare questa operazione, ovvero staccate la spina di questo aggeggio. Potete anche semplicemente staccarlo da qua, non è necessario staccare quella di alimentazione. Togliete il cavetto, vedete lui si spegne, e per resettare tutto da capo dovete inserire questo cavetto, ma mentre lo fate dovete tenere premuto il tasto menu e il tasto maiuscola insieme. Vi faccio vedere, mi appoggio qui, sono scomodo, ok? Li tengo premuti tutti e due, ora li sto premendo tutti e due, vedete? Il tasto menu e il tasto freccia verso l'alto, quindi maiuscola. Inserisco nuovamente l'alimentazione e guardate, sul display mi appare già subito reset, ti chiede, ora posso lasciare, e vi sta chiedendo, vedete? Sta chiedendo reset, noi schiacciamo ok, quindi andiamo a cliccare su ok e lui ha resettato tutto ed è tornato come in stato di fabbricazione, quindi questo vi consente di tornare da capo. Bene, intanto mi sono preparato questa splendida locomotiva elettrica per farvi vedere nel prossimo video che cosa potremo fare con il Look Mouse su questa locomotiva e tanti altri trucchi nei prossimi video. Mi raccomando, questo canale ha a disposizione la possibilità di darvi a voi un servizio supplementare, che è quello degli abbonamenti, andate a leggere sotto, e se volete supportarmi trovate il link qua sotto per supportarmi. Grazie per avermi guardato, ci vediamo alla prossima, ciao!